L'uomo, il capo, passato il nonato a una donna, cavava la chiave dalla tasca, dopo inchini, riverenze, scotimenti della testa dello scettro, tutte cerimonie, certo, di scongiuro contro il malocchio, o pratiche per slontanar gli spiriti, aprì la porta principale. Oggi, per parlare del Trono di Spade, abbiamo deciso di prendere avvio da Consolo, questo bellissimo romanzo che gli valse anche il premio Strega, per quanto poi al Consolo ne potesse importare. Sì, non era molto entusiasta quando gli chiesero ma lei sta partecipando al premio Strega, lui rispose beh sì, ne potevo fare volentieri a meno, ne volevo fare volentieri a meno di queste gare podistiche, ciclistiche, automobilistiche, gare elettorali. Beh, e in effetti poi questo si è rivelato essere il premio Strega. Ma perché partiamo dal Consolo? Perché è un autore italiano, tra l'altro di una bravura incredibile, da una poetica tutta particolare, ma perché ci narra di un qualcosa che è assolutamente vicino al Trono di Spade, al tema centrale del Trono di Spade. Di che cosa parlando? Stavamo parlando dell'arrivo di quest'uomo, che lui definisce il capo, che arriva a Cefalù. Arriva a Cefalù con un seguito stranissimo, soprattutto con due donne, una bionda e una rossa, che appunto arrivano in questo piccolo paese della Sicilia nel passaggio che abbiamo letto questo uomo che desta subito un grandissimo sospetto, tira fuori dalla veste una chiave per entrare in quella che lui stesso chiamerà abbazia di Telema. Telema in greco che cosa vuol dire? Volontà, l'abbazia della volontà o desiderio. E noi già avevamo messo in luce la relazione magico-idealistica che intercorre fra volontà, desiderio e magia. Questo mago Crowley, Aleister Crowley, arriva insieme ad una donna rossa in Sicilia. Beh, quanto di più vicino già da questo inizio, già da questa introduzione, figuratevi l'arrivo del mago e di una donna che noi potremo già nominare. Potremmo chiamarla per esempio Melisandre. E quindi il mago e la donna rossa arrivano in Sicilia. Già capiamo che nel Trono di Spade sono presenti delle questioni esoteriche che né Silverio né io abbiamo fino ad ora riscontrato in nessuna trattazione, e quindi abbiamo detto no, dobbiamo assolutamente da filosofi occuparci di questo tema, perché probabilmente occorre un filosofo qua per svelare alcuni nessi, alcune questioni molto ingarbugliate, non molto facili da rendere esplicite, ma che certo dominano tutto l'impianto del Trono di Spade, e senza comprendere queste non si può assolutamente capire quello che è il messaggio ultimo di Martin. Allora, in Sicilia arriva questo mago insieme ad una donna rossa, Melisandre. Melisandre già è un nome che rievoca un mito, quello di Melissandra o Melisandra, una donna maga che Zolla ci ricorda sta sotto l'influsso di Venere e quindi sotto l'influsso rubineo del numero 5. Venere il pianeta rosso e il numero 5, Melissandra, la mela che è aperta a metà, rivela un pentacolo, e quindi già siamo in un rimando, in una catena simbolica che già ci trascina in un mondo assolutamente già che precede il Trono di Spade, no? Di secoli e secoli e secoli, è quello della donna, la donna bella brutta. Guarda caso, cosa fa Melisandre, la donna rossa, nel Trono di Spade? A un certo momento scopriamo che lei di notte si trasforma in una vecchia, in una brutta vecchia, e questo è il tema già del doppio, dell'opposto, dice Zolla, e rileviamo anche noi, del doppio che junghianamente deve tenersi, deve stare insieme, gli opposti, le polarità che devono stare insieme. E ci avviamo adesso verso la nostra grande scoperta, che abbiamo effettivamente capito un qualcosa che nessuno prima di noi
e aveva notato proprio sul tema del Trono di Spade. E questo mago che arriva, questo Aleister Crowley, è un mago che tenta di rifondare a Cefalù una sua, per così dire, abbazia. Poi in realtà, se andate a vedere, è una casupola, niente di particolare, dove pratica riti i più sconci e verrà appunto poi allontanato dallo stesso Mussolini perché si praticavano cose assolutamente innominabili, insomma, no? E quindi tutto il paese è sconvolto dall'arrivo di questa figura, di questo personaggio. Beh, già c'è un grande legame qua fra un qualcosa di più antico e ci riferiamo non solo ai poemi del Pulci e quindi a quella poetica che attraversa il 400 e 500 fiorentino e quindi l'esoterismo di Ficino e dei neoplatonici, ma anche qualcosa che si lega al mito e alla narrazione di Pantagruel, va bene? Ecco, perché Crowley riprende il nome di Telema, dell'abbazia di Telema, proprio dal Pantagruel. Quindi alla fine di questo racconto viene donata un'abbazia a questo frate in cui appunto si può portare, diciamo, a compimento la nostra volontà, e quindi Telema, la volontà. Allora la legge di Telema, cioè la legge del magismo del Novecento, che è quello di Crowley, è la legge del fa ciò che vuoi. Quindi potremmo dire il sovvertimento di ogni legge. Arriviamo subito ad un passo che precede di qualche anno la stesura delle cronache del Ghiaccio e del Fuoco, e quindi cioè del Trono di Spade. In un altro volume, quello in cui erano raccolti vari racconti, in quel libro che va sotto il titolo appunto di Wild Cards, esattamente lì troviamo esplicitato un nesso importante. Beh, l'autore dice, ci rimangono da capire, fa dire a un suo protagonista, ci rimangono da capire alcune cose del mondo, della realtà, cose che sono legate fra di loro. Queste cose sono, dice esplicitamente l'autore, Crowley, e quindi la magia di Crowley, il tantrismo, l'hashish e la filosofia di Jung. E beh, qua si apre già uno scenario importante, che noi rivedremo poi all'interno di tutto lo svolgimento del Trono di Spade. Però perché abbiamo esordito con Crowley? Abbiamo esordito con Crowley perché c'è un qualcosa di più di una semplice somiglianza ripresa da testi antichi. C'è un nome che nessuno finora ha notato, nessuno si è soffermato su questo particolare rilevantissimo, ovvero che il protagonista, potremmo dire addirittura l'alter ego di Martin stesso, nel Trono di Spade, è Tyrion Lannister. Adesso Tyrion Lannister, nella sua pronuncia inglese, appunto suona Tyrion, ma Tyrion è una parola greca. La parola greca sta per Therion, quando si dice teriomorfo, no? Che ha forma di mostro. Cioè Therion in greco significa mostro, e quindi Tyrion Lannister sarebbe la bestia. Ora, come si faceva chiamare Aleister Crowley? Tyrion, maestro Tyrion. E quindi qua noi abbiamo svelato il senso nascosto di tutto il Trono di Spade. Cioè Martin si identifica con Crowley, con il mago del Novecento, che non a caso importa in Occidente, ecco i nessi che dicevamo prima, il tantrismo, perché studierà yoga, andrà in India e sarà uno dei promotori di tutta quella rivoluzione sessuale che poi si sposterà e attraverserà il 68, no? E sarà uno di quelli che adopererà per i suoi riti qualsiasi tipo di droga, fra cui l'hashish, e scriverà un trattato sull'hashish. E ecco il secondo punto. Ci rimane da capire senz'altro il nesso con David Hume, quale potrebbe essere. Noi già abbiamo trattato del nesso fra filosofia e magia. Beh, il Trono di Spade la filosofia è molto presente, c'è proprio una lotta tra
tra correnti filosofiche, tra pensieri filosofici. Però il Trono di Spade è davvero pieno di invocazioni demoniache, di magia, di stregoneria, però manca un qualcosa nel Trono di Spade, e cioè l'intervento divino, cioè il movimento dell'universo non arriva dall'alto, da un Dio, ma il movimento arriva dall'interno della materia stessa. C'è una natura vivente, c'è un'anima mundi, un'anima del mondo, direbbe Platone. Ecco qui la cosa interessante, perché anche il mago ha a che fare con la materia e con ciò che vi è di invisibile nella materia stessa, con le forze intelligenti, consce o inconsce, che stanno nella materia stessa, con queste forze cosmiche che stanno nella materia stessa. E diciamo questo, che in effetti Hume sì, rimane un empirista ovviamente, e però se si va a guardare i dialoghi sulla religione naturale, che cosa fa Hume? Fa dialogare un filosofo deista e Filone, che fa le veci di Hume stesso. Il filosofo deista cosa dice? Dice sì, esiste un Dio che ha creato il mondo, no? E come fa a sostenerlo? Dice, ad esempio, questo libro è un libro che si vede che è creato dall'uomo, perché la materia non si può essere incastrata così a caso, no? E quindi c'è un autore che è appunto l'uomo. E così anche l'universo, sostiene questo filosofo deista. L'universo è così bello e così perfetto che ci deve essere stato un Dio a crearlo, un Dio che ha immesso nella materia qualcosa di spirituale. E invece la visione spirituale di Martin è un'altra, perché Martin dice no, lo spirituale è interno alla materia stessa, il movimento ha origine dalla materia stessa. Appunto è questa la posizione di Hume contro il filosofo deista, e Hume dice no, caro amico, l'universo non è un prodotto, non deve essere considerato un prodotto di qualcuno, ad esempio di Dio, no, l'universo è un organismo vivente. Dice Hume, pensate al sangue che circola in maniera assolutamente ordinata, pensate a quando un corpo è danneggiato, un'altra parte del corpo tenta di compensare il danno di questa parte. Ecco perché l'universo è un organismo vivente, perché è dall'interno della materia stessa che nasce lo spirituale, che nasce il movimento della materia stessa. Ma d'altronde questa visione animista non si può non ritrovare nel Trono di Spade, no? Laddove ad esempio gli antichi dei parlano ad esempio attraverso il sospiro del vento, gli dei parlano attraverso il fruscio delle foglie. Ecco che l'animismo è questo elemento che connette cose apparentemente lontane come Hume, Crowley e la magia. Abbiamo svelato intanto questi nessi e potremmo ancora andare oltre e dare un'altra indicazione a tutti gli appassionati del Trono di Spade. Abbiamo scoperto in quest'altro testo di Jung, che parla del simbolismo dell'albero, nello specifico dell'albero filosofico, cioè di tutta la simbologia che attraversa l'archetipo, potremmo dire, dell'albero, no? Ebbene, lui dice in questo testo, Jung, che per raggiungere l'opera, cioè la grande opera, l'opera alchemica, la congiunzione appunto degli opposti, come deve operare l'alchimista? Nello specifico, come dovrà operare quindi Martin, Tyrion, Crowley, il mago? Come dovrà operare, secondo la tradizione alchemica? Attraverso un procedimento particolarissimo, che è quello che lui dice, Jung, che segue il modello del cross-cousin marriage. Il lapis, cioè la pietra filosofale, è generalmente composto dalla quaternità degli elementi. E qui noi sappiamo che quindi Tyrion cosa fa? Presenta, fa incontrare nella narrazione del Trono di Spade gli opposti, cioè il nord e il sud, Jon Snow e la regina del sud, la regina dei draghi.
gli fa incontrare Daenerys Targaryen e Jon Snow, e infatti nell'ultima scena con cui si chiude l'ultima stagione i due andranno a letto insieme. Sono entrambi Targaryen e quindi ancora una volta Martin ci vuole dire una cosa precisa, ci vuole dire: io mi inserisco precisamente in quella tradizione magico-alchemica che è proprio nella storia della magia e del pensiero occidentale e del pensiero, come noi abbiamo visto, idealistico, che poi arriva nel Novecento a compimento nell'idealismo magico. Quindi il Lapis si forma proprio dalla congiunzione, da questo matrimonio. Martin ci sta dicendo che lui è il mago e ci sta spiegando come fare a diventare maghi a nostra volta. Perché è un nano, del resto, Tyrion? Anche questo lo dobbiamo ritrovare nel Pulci. In questo poema, il Morgante, c'è un coprotagonista che è un nano anch'esso, il quale si diverte a sovvertire continuamente l'ordine costituito in modo assolutamente diabolico. Ed ecco che questa figura rispecchia molto quella di Tyrion stesso, che è un nano che frequenta bordelli, che beve, si ubriaca. Ecco, però alla fine Tyrion, la bestia, deve generare il Mega Tyrion, la grande bestia. Questo ci ricorda anche Polanski, Rosemary's Baby, no? Dove c'è anche lì la volontà diabolica di generare un bambino mostro, l'anticristo, che sovvertirà l'ordine, potremmo dire, che porterà all'ordine del male, no? Pensiamo come questo attraversi non solo l'immaginario irrazionale, ma anche gran parte della filmografia contemporanea. Ebbene, Tyrion fa incontrare gli opposti perché si possa generare il Mega Tyrion, la grande bestia. Ma pensiamo dove siamo addirittura, in un contesto magico di questo tipo, perché sul trono delle spade, cioè sul trono, la spada per Crowley è in realtà la capacità di discernere, la capacità di sezionare e di rendere semplici i concetti, perché solo, dice lui, nella semplicità si possono dominare. Però la spada è anche l'imposizione della volontà, no? E quindi Telema, abbiamo detto, la volontà, il desiderio. Martin ci sta dicendo: soltanto l'uomo mago, capace di unificare gli opposti, potrà generare colui il quale potrà sedere sul trono di spade e creare volontariamente la realtà. Fa ciò che vuoi.